Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Passione Moto, io sono Enzo, siamo in garage, come potete vedere, e non c'è Graziella, lei non si occupa di meccanica, e va bene. L'argomento di oggi: sarà capitato anche a voi qualche volta di vestirvi, mettervi il casco, preparare la moto, infilare i guanti e poi scordarvi di impostare il navigatore. A me succede sempre, immancabilmente. E ho cercato anche dei guanti che potessero avere l'indice touch per le impostazioni del cellulare, ma o si spendono delle cifre assurde e si hanno dei guanti, magari io non li ho ancora trovati, però so che possono esistere dei guanti con l'indice, quindi col touch, che funziona benissimo sullo schermo del cellulare, dello smartphone. E ho trovato una soluzione molto pratica. A me piacciono le soluzioni pratiche, sbrigative, semplici. Questo, un pennino touch. Però il problema del pennino touch è che dove lo metto? In tasca del giaccone? Poi con i guanti comunque farei fatica, con la lampo, con le vari velcri, eccetera. Quindi questo ho dovuto trovare una soluzione per metterlo in un punto molto pratico e quindi attaccarlo da qualche parte sul cruscotto della moto o da qualche parte attaccato al manubrio. E allora mi è venuta in mente un'idea. Ho creato un portapennino da attaccare alla moto, in maniera da avere il pennino sempre a portata di mano anche in situazioni critiche. Il portapennino è molto semplice, è questo. Io ho messo la pennina rossa così almeno si può vedere la differenza, il contrasto, spero si veda. Ora è molto semplice da usare e molto semplice anche da applicare. Si possono usare vari tipi di materiali. Io ho usato quello che avevo a disposizione e ne ho fatte un paio di versioni, adesso vi faccio vedere. Per costruire questo portapennino, che è molto semplice da realizzare, non serve nient'altro che del PVC che trovate nei magazzini di fai da te, hobbistica, il comune PVC. Adesso qui ne ho un pezzettino, ma ce ne sono delle strisce da 2 metri, 2 metri e mezzo, ma ne bastano pochi centimetri. E io la misura che ho adottato è circa 2 centimetri, perché il pennino, diciamo così, ha una misura di circa 1 centimetro, un poco meno di 1 centimetro. Di conseguenza si ha la possibilità di fare il foro in maniera che il pennino possa entrarci comodamente. Ho adottato un tozzetto di legno delle misure ideali per inserirci, diciamo, la penna. Quindi ho creato una misura che potesse andare bene alle misure, come potete vedere, della penna, quindi che non sia né troppo lungo né troppo corto. Dopodiché si prende il PVC e si piazza sul tozzetto di legno in questo modo. Con la pistola a caldo lo facciamo scaldare sulle parti delle pieghe e andiamo a piegarlo. Il PVC è molto malleabile, io ci tengo le mani sopra, quindi non è incandescente, non scotta, è appena caldo, anzi d'inverno fa anche piacere. Quindi creiamo la seconda piega, aspettiamo un attimo che si raffredda il materiale e abbiamo ottenuto una U. Io ho scelto di fare un foro a 1,5 cm, quindi foro prima con una punta molto piccola e poi ingrandiamo il buco in base alla misura del pennino. La misura del pennino è circa 9 mm. Noi andremo a fare un foro di 9 mm.
gli ho dato questa forma qua perché mi piaceva di più. Non è perfetta, non è un rotondo perfetto, ma rende l'idea. In più, dato che il pennino ha un leggero gioco dentro il foro, io gli ho fatto una specie di, diciamo, incastro, in maniera che scendendo si potesse incastrare e non uscire, diciamo, con le vibrazioni. C'è un'altra soluzione che ho adottato in quest'altro portapennino: 2 passacavi di gomma, in maniera che il pennino forzasse leggermente e quindi non ha la possibilità di uscire in alcun modo. Applicato l'M3, vado a cercare la posizione più comoda da applicarlo sulla moto e lo applicherò vicino al navigatore, in maniera da navigatore al porta cellulare, in maniera da avere il supporto più comodo possibile per il pennino. L'uso è semplicissimo, basta estrarre il pennino e praticamente usarlo touch. Finito l'uso, si ripone il pennino. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Il pennino è al suo posto, in questa magnifica posizione, è robusto, non si muove. Vedete? Spero di aver risolto il problema a qualcuno di voi, come io del resto ho risolto il problema, e quindi di essere stato utile. Se sono stato utile e ho risolto il problema, scrivetelo sotto nei commenti, così almeno mi rendo conto se ha avuto un discreto successo. E se ha avuto un discreto successo, mi raccomando, pollicione in su e mi fate contenti. E per farmi più contento ancora, iscrivetevi al canale. E io comunque ringrazio gli ultimi iscritti, hanno aderito al canale Passione Moto. Grazie, grazie e ancora grazie per sostenere questo canale. Voglio crescere ancora un po' e per portarvi altri contenuti e creare altri oggettini o altri optional che servono a chi viaggia, a chi fa anche del turismo fuori porta. Non mi rimane che salutarvi, mi raccomando, ripeto, iscrivetevi al canale, un ciao, bye, alla prossima!